I cimiteri sono una città dentro di una città e rispecchiano in maniera spesso scenografica la storia e la cultura della civiltà che li ha costruiti. Per questo, oltre ad essere dei luoghi di memoria e di preghiera, possono essere anche degli splendidi musei a cielo aperto. Ed è questo il caso del cimitero dos Prazeres a Lisbona. Ti invito oggi a scoprire come e perché è stato costruito, ma anche storie e misteri che ci portano indietro nel tempo. Scopriremo la prima sala di autopsie fuori dall'Istituto di Medicina Legale, ma anche tumuli repleti di simboli massonici. Parleremo anche della leggenda di un ricco mercante e del suo tesoro scomparso, che sarebbe stato nascosto proprio in questo cimitero. E rimani fino alla fine se vuoi scoprire la bellissima storia d'amore fra Isabella e Alessandre, dalla cui unione è nato il primo duca di Palmela, che ha fatto costruire proprio in questo cimitero il più grande mausoleo privato d'Europa. E perdonami per la mia voce, oggi sono un po' influenzata. Metti un like, iscriviti al canale e parti con me alla scoperta del cimitero dos Prazeres. In seguito ad un'epidemia di colera, nel 1833 viene iniziata la costruzione del cimitero di Prazeres, seguendo principi igienisti e funzionali, così come le linee guida del famoso cimitero Père Lachaise di Parigi. Venne scelta un'area all'epoca rurale, dove si trovava la tenuta di Prazeres, che era servita già durante le epidemie di peste a cavallo tra il 1500 e il 1600 come luogo di rifugio per i malati, ma anche come luogo di sepoltura. Ma da dove viene il nome Prazeres? Secondo una leggenda popolare, in questa zona si trovava una fonte vicino alla quale sarebbe comparsa l'immagine di Nostra Signora dei Piaceri. Si credeva che l'acqua della fonte avesse poteri curativi. A Nostra Signora venne dedicata una cappella che si dice essere stata più tardi trasformata nella taverna di João da Ermida. Si racconta poi che la fontana divenne un luogo di ritrovo per operai e marinai, che qui si riposavano dopo essersi rifocellati all'osteria. La fonte, chiamata Fonte Santa, è in funzionamento ancora oggi. L'immagine della Nostra Signora anticamente conservata nella cappella si trova invece nella chiesa del cimitero. Ed è proprio all'interno della chiesa del cimitero che si può osservare anche un'antica sala autoptica, dove vennero realizzate le prime autopsie fuori dall'Istituto di Medicina Legale. Tra il XVI e il XVIII secolo, la zona dove si trova il cimitero era particolarmente apprezzata dalle famiglie nobili per essere una zona alta e areggiata, avere una splendida vista che si può ammirare ancora oggi ed essere vicina al Tago. Così vi vennero costruite numerose case di campo nobiliari. Con il tempo la zona venne inglobata nella città in crescita, mantenendo però la presenza di una popolazione nobile e borghese. Questo ha fatto sì che nel nuovo cimitero venissero costruite le tombe delle famiglie più importanti della città. Quello che possiamo ammirare ancora oggi è di fatto un cimitero monumentale, con tombe che sono delle vere e proprie opere d'arte, alcune molto particolari, ma andiamo a scoprirle. Una legge del 1835 proibì le sepolture in luoghi religiosi come le chiese, obbligando a seppellire i morti nei cimiteri pubblici. Di conseguenza, chi voleva assolutamente essere sepolto in chiesa faceva costruire una tomba che ne ricordasse una, un modo per contornare la proibizione. Ed è per questo che possiamo osservare tante sepolture in forma di cappella. Le sepolture con una lapide con apposto il proprio nome all'interno delle chiese erano riservate alle famiglie nobili.
Ma con l'avvento dei nuovi cimiteri si assiste a una sorta di democratizzazione, anche se sempre vincolata alla ricchezza personale, della sepoltura. A partire da questo momento, chiunque potesse pagare poteva avere un tumulo che rappresentasse l'importanza della famiglia. Questo cambiamento sociale è ben visibile nel cimitero Dušpražėriš, dove troviamo diverse tombe di famiglie borghesi, una fra tutte quella della famiglia Monteiro. Antonio Augusto Carvalho Monteiro, conosciuto come Monteiro dos Milhões, erede di una grandissima fortuna familiare moltiplicata poi in Brasile attraverso il commercio del caffè e delle pietre preziose, è stato un eccentrico milionario di Lisbona vissuto a cavallo tra il XIX e XX secolo. Si guadagna il soprannome grazie alla sua enorme ricchezza e al suo comportamento stravagante. Tra le tante storie sul suo conto si racconta che Monteiro tornò a Lisbona dal Brasile senza avvisare nessuno, per poter mettere alla prova la sua famiglia e i suoi dipendenti. Si sarebbe vestito come un mendicante e si sarebbe presentato alla porta del suo palazzo. Prima cacciato dalla sorella, poi fatto richiamare dalla madre che gli avrebbe offerto da mangiare, Monteiro avrebbe in seguito diseredato la sorella. Si racconta anche che le stesse chiavi aprissero sia il suo palazzo di Lisbona che il bellissimo palazzo che fece costruire a Sintra, la Quinta da Regalaira, ma anche la tomba di famiglia fatta costruire al cimitero di Prazeres. Ed è proprio nella tomba di famiglia che Monteiro avrebbe nascosto un tesoro, mai ritrovato. Monteiro dos Milhões era particolarmente legato alla simbologia massonica, come evidente nella Quinta da Regalaira, un vero e proprio tempio esoterico, ricco di simboli legati alla massoneria, ai templari e all'alchimia. La simbologia massonica è presente in diversi tumuli del cimitero, riflettendo l'influenza dei membri della massoneria nella società portoghese nei secoli XIX e XX. Alcuni dei simboli massonici che possiamo trovare sono per esempio il delta radiante, rappresentato da un triangolo equilatero che irradia luce, con il triangolo equilatero a simboleggiare armonia e proporzione, mentre i raggi di luce rappresentano la saggezza divina. Nel contesto massonico, il delta radiante è l'emblema della conoscenza illuminata. La squadra e il compasso incrociati, forse il simbolo più riconosciuto della massoneria. Il compasso rappresenta lo spirito eterno e infinito, mentre la squadra simboleggia la rettitudine e la giustizia. Insieme riflettono l'equilibrio tra ragione e moralità. Legata alla massoneria troviamo una tomba con una storia peculiare, quella di Sara Mattuš. Sara era una giovane morta tragicamente nel 1891, all'età di 14 anni, nel convento dove viveva dopo essere rimasta orfana. Si racconta che sia stata vittima di stupro e avvelenamento, forse a opera di un sacerdote gesuita. Il caso suscitò grande scalpore nell'opinione pubblica e fu ampiamente trattato dalla stampa repubblicana. Sara divenne un simbolo della lotta anticlericale. 5 anni dopo la morte, le spoglie della giovane furono traslate nel cimitero di Prazeres con un funerale finanziato da una sottoscrizione pubblica promossa dal quotidiano Un Secolo. La tomba di Sara Mattuš si distingue per il suo simbolismo, tra cui un corvo che becca una rosa, che simboleggia la sua morte prematura, e simboli massonici, come il triangolo radiante con l'occhio al centro. Per anni divenne luogo di pellegrinaggi repubblicani e di manifestazioni anticlericali, consolidando l'immagine della ragazza come martire. Il monumento è un'importante testimonianza della lotta del movimento repubblicano contro l'influenza della Chiesa nel Portogallo del XIX secolo. Il cimitero è strutturato come una vera e propria città, con strade e piccole piazze.
È interessante notare come in alcune zone ci siano delle strade in cui i tumuli si assomigliano molto. Questo perché all'epoca della costruzione del cimitero ci furono impresari che iniziarono a costruire tombe in serie e a rivenderle, quello che accade un po' nella città dei vivi con i palazzi. Vi erano anche laboratori di scalpellini specializzati che lasciavano la firma sulle tombe, a mo' di pubblicità. Tra questi troviamo Severiano João d'Abreu, il cui laboratorio realizzò numerosi monumenti cimiteriali. Severiano venne sepolto proprio nel cimitero di Prazeres, in una tomba sulla quale sono scolpiti i suoi simboli professionali e più in basso l'indirizzo dell'officina. La tomba di Severiano è quindi un vero e proprio pannello pubblicitario per il suo laboratorio di scalpellino. Le tombe particolari sono molte. Spiccano all'occhio, per esempio, quelle la cui architettura ricorda l'architettura della casa tradizionale portoghese. Presenta elementi quali il tetto a padiglione con tegole tradizionali e un portico sopra l'ingresso principale. Queste caratteristiche sono emblematiche del tentativo di portare la familiarità e il comfort delle tradizionali case portoghesi nello spazio funebre. Possiamo trovare anche delle tombe moderne molto interessanti, come il caso di questo tumulo che presenta una lamiera forata realizzata con tecnologia digitale. I fori hanno la forma di piccole croci e lasciano passare la luce del sole, dando l'impressione che all'interno della tomba ci sia un cielo stellato. Ma come si possono costruire tombe moderne in un cimitero antico? Se nessuno reclama la proprietà dei tumuli dopo 15 anni, questi vengono dati come abbandonati e venduti in asta pubblica. Non sono situazioni frequenti, ma rendono possibile acquisire uno spazio nel cimitero monumentale di Lisbona. Per ovviare alla possibilità di vedere con il passare degli anni la propria tomba abbandonata, alcune famiglie benestanti fanno donazioni ad istituzioni di carità con la clausola che l'istituzione diventi responsabile per la manutenzione della tomba. Passeggiando per il cimitero possiamo ammirare altre tombe particolari. Per esempio, si possono trovare alcune tombe che hanno delle sedie. Si tratta di una pratica originaria della Francia, che simboleggia il lutto dei genitori per la perdita prematura dei figli. Solitamente vengono posizionate due sedie o una sedia con due sedili, che rappresentano i genitori che possono sedersi lì in memoria del figlio defunto. Questo simbolismo materializza il legame eterno tra genitori e figli, consentendo ai sopravvissuti di avere uno spazio fisico in cui riflettere e onorare i propri cari. Un'altra tomba molto particolare, forse unica nel paese, è quella che evoca un castello, a simboleggiare la forza d'animo e la resistenza associate alla vita e all'eredità del defunto Pedro Folk, ufficiale dell'esercito, responsabile assieme al figlio per la realizzazione della prima carta coreografica del Portogallo. La tomba è un bel esempio del sentimento romantico che permea molte delle opere presenti nel cimitero. Nel filone romantico si possono ammirare numerose tombe di stile naturalista, in particolare quelle a forma di alberi o rocce. Si tratta di un tipo di arte funeraria che si distingue per il tentativo di imitare le forme naturali, creando un collegamento simbolico tra la morte e il ciclo della natura. Questo stile è particolarmente evidente a cavallo tra XIX e XX secolo, un periodo in cui il naturalismo e il romanticismo influenzarono l'architettura e la scultura funeraria, differenziandosi dagli approcci più rigidi e geometrici di altri stili architettonici. In questi tumuli vengono imitati elementi naturali, come tronchi di alberi tagliati, che simboleggiano l'interruzione della vita, oppure rocce o grotte, richiamando l'idea di sepoltura primitiva e di fusione con la terra.
Come abbiamo visto, il cimitero di Prazeres è luogo di sepoltura di personaggi illustri. Ma lo sai che ancora oggi è qui che vengono omaggiati gli artisti? Per esempio, la fadista Amalia Rodriguez o il poeta Fernando Pessoa sono stati sepolti qui prima di essere trasferiti nel Pantheon Nazionale l'una e nel monastero Duce Hieronymus l'altro. Ed è proprio qui che è stata sepolta Ofelia, il grande amore di Fernando Pessoa. Possiamo trovare la tomba degli scrittori, una sepoltura collettiva in cui sono sepolti diversi personaggi importanti della letteratura portoghese, ma anche sepolture individuali, come quella del poeta surrealista Mario Cesarini o di cantanti famosi morti recentemente, come Marco Paolo e Sara Carraira. Il forte legame tra Lisbona e l'Italia è rappresentato, tra le altre, dalle sepolture dello scrittore Antonio Tabucchi e della storica Carmen Raduret. E per concludere questo viaggio non possiamo non parlare del mausoleo della famiglia Palmela, il più grande mausoleo privato d'Europa. Pedro de Sousa Holstein, primo duca di Palmela, è stato un importante politico della prima metà del XIX secolo e ha voluto costruire questo imponente mausoleo per la sua famiglia in una parte dei terreni donati al comune di Lisbona proprio per la costruzione del cimitero. Il duca era un noto massone ed il mausoleo coniuga all'esterno diversi simboli legati alla massoneria. La pavimentazione a forma di diamante bianco e nero del viale che conduce al portico dorico, le colonne che evocano il Tempio di Salomone, i 7 gradini all'ingresso, fra gli altri elementi. La famiglia è sepolta nella cappella e all'esterno sono sepolti i resti dei servi della famiglia, le donne sul lato nord, gli uomini sul lato sud. All'interno della tomba si trovano alcune notevoli opere d'arte, tra cui un cenotafio del padre del duca, realizzato da Antonio Canova in marmo di Carrara. Il mausoleo esiste anche grazie alla storia d'amore tra donna Alexandre de Sousa Holstein e donna Isabella Giuliana Pain, dalla quale è nato il primo duca di Palmela. I due, provenienti da famiglie della più alta aristocrazia portoghese, si conobbero da giovani e si innamorarono subito. Ma il loro amore venne contrastato dal futuro marchese di Pombal, che per interessi politici e sociali obbligò Isabelle a sposare il figlio secondogenito. Ma Isabelle si oppose alla consumazione del matrimonio, rimanendo vergine, cosa che causò scandalo nella società portoghese. Grazie alla sua verginità, Isabelle riuscì a far annullare il matrimonio forzato, ma venne rinchiusa in convento, da dove però riuscì a mantenere corrispondenza con l'amato Don Alexandre. Con la morte del re Don José, il marchese di Pombal perse il suo potere e nel 1779, con la benedizione della regina Donna Maria I, finalmente Isabella e Alexandre si poterono unire in matrimonio. Si tratta di una storia d'amore e perseveranza rimasta nell'immaginario portoghese e che ha anche ispirato un romanzo e un'opera teatrale. Il cimitero dos Prazeres è un vero e proprio libro aperto sulla storia della città, che ci parla dei cambiamenti sociali e politici avvenuti negli ultimi secoli. Se lo vuoi visitare, si trova proprio davanti al capolinea del tram 28, del quale peraltro abbiamo già parlato in un altro video. Ricordati però che non è un'attrazione turistica, ma un luogo dove ancora oggi molte famiglie vengono a piangere i loro cari. E se il video di oggi ti è piaciuto, metti un like e condividilo con qualcuno a cui potrebbe interessare. Ti aspetto alla prossima!